Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa e effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso. Perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Dunque, come sta andando? Spero bene. Allora, facciamo questa lettura, la facciamo sì con i tarocchi come sempre, però cercherò di focalizzare molto di più sulla parte medianica. Quindi cercherò di andare a prendere le informazioni direttamente dai diretti interessati. Di che cosa stiamo parlando? Andrò a contattare 4 persone che appartengono al passato e che hanno reso l'umanità in qualche maniera diversa grazie alla loro influenza, o magari sono state persone che sicuramente hanno avuto una grande personalità. Ora, come le ho selezionate? Ne ho selezionate un pochettino di persone di questo tipo e mi sono preoccupata di andare già a vedere preventivamente se sono tipologie di spiriti, intanto prima di tutto ancora disponibili a un dialogo, per una serie di ragioni energetiche che ora qui sarebbe troppo lungo purtroppo andare a spiegare. E soprattutto mi sono assicurata che siano degli spiriti che non sono problematici. E anche qui, se volete saperne un po' di più, potete andare anche sul mio Instagram e vedrete che affronto anche questa tematica. Comunque, perché andare a contattare questi spiriti? Perché, prima di tutto perché mi piace l'idea. Ok? Molto semplicemente, mi piace l'idea di andare a potermi confrontare direttamente con chi viene da situazioni diverse, ma sicuramente ha avuto già a suo tempo una visione molto particolare, quindi ha qualcosa da dare che è sicuramente un punto di vista diverso da quello a cui siamo abituati. Saranno solo persone perfette che sono stati dei luminari della perfezione? No, sono state persone umane, però come dicevo mi sono assicurata che non siano problematici, quindi andiamo a prendere, diciamo, la loro esperienza in senso positivo. E poi, come dicevo, punto 2, abbiamo tutti bisogno di confrontarci con qualcosa che ci sia di spunto, perché poi se ci troviamo sempre in una situazione nella vita, o se qualcosa ci dà un problema, o se non sappiamo come superare qualcosa, o semplicemente siamo annoiati, qual è la migliore modalità per evadere da questa situazione se non confrontarci con persone che per definizione sono state, diciamo, o brillanti o diverse, no? Quindi come ho selezionato queste persone? Ho preso dei nomi da qualunque ambito, parliamo di scienziati, di scrittori, di artisti, di musicisti di ogni sorta e anche un attimo, non tagliamo fuori la categoria anche dei grandi pensatori in generale del passato e poi vedrete più avanti. E li ho messi in questo contenitore, vedete, non so se si vede con questa illuminazione che ci sono dei foglietti sulla base. A questo proposito vi dico, io ne ho inseriti una 50 fino ad adesso, anche se non sembrano veramente pochi qui dentro. Vabbè, però se ne avete altri da suggerire, mettetemelo pure nei commenti che io li butto qui dentro volentieri, magari con delle letture future andiamo a mettere anche loro tra gli spiriti disponibili a parlare con noi. Anche lì verificherò prima che siano spiriti, diciamo, positivi per noi. Vi dico già i 2 spiriti da evitare che non ho messo qui per chiare ragioni, basta andare a vedere un pochettino che tipo di utilizzo hanno fatto della loro vita. Questi 2 spiriti sono Madre Teresa di Calcutta e Osho, quindi so che a molti magari interessa quello, però attenzione. Poi se ci sono personaggi che non si sa se sono reali o meno, io alzerei un po' le mani, li eviterei, tipo Gesù. So che molti sono credenti, però da un punto di vista storico non siamo neanche sicuri che sia sempre la solita persona ciò di cui si parla nelle scritture, quindi ok? Però voglio dire, ci sono
buone possibilità di andare a inserire anche persone che magari vi hanno sempre attirato, non sapete se hanno una storia che è adatta al nostro scopo, voi sottoponete il nome, io vado a controllare direttamente alla fonte com'è questa persona, inteso come spirito. Ok, quindi detto quello che dovevo dire, andiamo a vedere chi sono gli spiriti selezionati per noi questa volta. Chiedo gentilmente quelli che sono gli spiriti disponibili a parlare ora attraverso di me e che possono aiutare chi sta ascoltando in qualunque modo, sempre attraverso queste 4 scelte che poi vi andrò a svelare. Ok, allora prendiamo il primo e lo mettiamo qui, il secondo lo mettiamo qui, il terzo e lo mettiamo qui, il quarto e lo mettiamo qui. Bene, ora vi vado a svelare le rune. Allora, il primo gruppo avrà questa runa, il secondo gruppo avrà questa runa. Chiaro che potete fare più scelte o tornare più avanti a questa lettura. Il terzo gruppo avrà questa runa, il quarto gruppo avrà questa. Ora se serve mettete in pausa, ovviamente i nomi verranno svelati dopo per non condizionarvi ora e io vado a proseguire cominciando dalla numero 1. Quindi gruppo numero 1, vediamo con chi si va a parlare. Oh wow, uno a caso, Oskar Schindler. Conoscete Schindler's List? Il film che parla di questo personaggio e del fatto che ha salvato le vite di molti ebrei durante la seconda guerra mondiale. Quindi io vi suggerisco sempre di andare a vedere quella che è la biografia della persona, ok? Allora, questa persona, che non è una persona a caso, nessuno lo è in quella lista, ma interessante. Dunque, vediamo che cosa ha da dire a chi ascolta che possa essere utile. Sta parlando in particolare della sensazione di disperazione che si prova davanti a un nuovo momento. E con nuovo momento potrebbe essere che stiamo a individuare una nuova fase nella vita, ma sento che ha anche proprio una valenza in quanto momento universale, quindi momento collettivo. Sento una grande sensazione di serenità, di pace da parte di questa persona. E sento che ha proprio è come una predisposizione naturale, la sua, a creare lo spazio necessario perché si riesca ad essere umani in sua presenza. Cioè si possono affrontare le cose che ci turbano a livello proprio di emozioni, di pensiero, di problematiche umane che abbiamo. E questa persona dà l'impressione di essere in grado non solo di ascoltare, non solo di andare a un consiglio, ma di essere una presenza calmante solo con il fatto che è vicino. Quindi, prima di tutto, questo spirito sta offrendo la sua presenza, sta dicendo prova a percepire che parte di chi sono è il fatto che nonostante la disperazione che ho avvertito nella mia vita, attraverso cui sono passato, che mi ha portato ad agire in un certo modo, c'è sempre stata comunque in me una sorta di fiamma che mi diceva che comunque ci sarebbe stata speranza. Non è dire che comunque va bene, perché quello casomai è una deduzione che facciamo noi. Quello che lui vuole trasmettere è comunque c'è speranza, comunque c'è la stessa possibilità di finale felice
che ci sarebbe in qualunque altra situazione, anche quelle che sembrano essere più promettenti. Quindi sta parlando proprio di quella forte sensazione di disperazione in cui si può incorrere nella vita e che ci fa sembrare la situazione in cui siamo senza via d'uscita. Non sta cercando di fare una previsione sul futuro, non sta dicendo stai tranquillo che tanto qui ce la facciamo tutti, ce la fai tu. Sta proprio parlando della capacità di coltivare dentro di noi quella sensazione di apertura e di, non voglio ridurla a la mera speranza, ma proprio di consapevolezza interiore che il grande disegno dell'esistenza può sembrare che ci mostri solo aspetti positivi o solo aspetti negativi, ma in realtà per sua natura porta dentro di sé tanto un tipo di energia quanto l'altra in egual misura. E sta dicendo dove scegli però di porre la tua attenzione, quello è il passo che poni al tuo cammino, quindi quello che ti frega o quello che ti salva è l'attitudine. A chi meglio di lui può dirci una cosa del genere? Effettivamente quadra. Mi sta parlando in particolare, la sensazione è di proprio avere davanti qualcuno che ha ben compreso l'ambivalenza dell'esistenza, cioè la maniera in cui la polarità delle situazioni, il bene e il male, il bello e il brutto, il cattivo e il buono, si mostrano nella vita, ma sta anche facendo percepire quanto in realtà non sia così difficile cogliere il fatto che sono due estremi che noi percepiamo con i sensi, ma che rappresentano lo stesso tipo di energia. È come se noi guardassimo una frequenza, avete presente le frequenze come sono quando sono su uno schema, su un grafico, riusciamo a vedere tutte le alterazioni di questa linea che non è dritta, no? E lui dice la vibrazione è quella, però tu stai guardando, quando vedi positivo e negativo, bello, brutto, cattivo, buono, queste cose qui, stai guardando solo dei frammenti. In realtà tutta la linea della vibrazione è esistente, dove poni l'attenzione e dove credi di essere. E quindi sta dicendo il negativo non è così negativo, il positivo non è così positivo, ma soprattutto arrivano sempre momenti di cambiamento e rivoluzione, ma mentre sei concentrato nel cercare di evitare il peggio, non riesci a cogliere quei piccoli click che l'esistenza fa di continuo mentre il tempo scorre e che ti permettono di percepire che qualcosa nel meccanismo dell'esistenza sta aprendosi davanti a te come possibilità di cambiamento. Quindi sembra di fare quasi filosofia, ok? Però veramente è uno degli spiriti più evoluti, credo, se di evoluzione possiamo parlare, insomma, diciamo più in contatto con la conoscenza universale, ecco, forse è più giusto dire così, di quelli con cui sono riuscita a parlare finora, e considerando che è proprio uno spirito che ha fatto gran parte delle sue vite qui, questa è una cosa che sto proprio deducendo, su questo pianeta, ci si aspetterebbe magari che avesse una visione, come possiamo dire, più terrena delle cose, ma in realtà anche la maniera in cui si sta esprimendo, se notate, è particolarmente, mi viene da dire, quasi induista, è veramente in grado di cogliere quello che è il senso di ciò che dà vita a tutto. Sto parlando per esempio per gli appassionati dell'energia di Shiva, quindi è veramente una tipologia, mi viene a chiamarla persona perché io lo percepisco come proprio attivo, vivo, che dopo la sua esperienza terrena ha fatto sicuramente altri tipi di esperienza e è stato in grado di portare ogni volta in ogni vita questa sua attitudine e quindi sta cercando di portare questa stessa attitudine qui in questa lettura. Ecco perché ha cominciato il messaggio dicendo prova ad assaggiare semplicemente la mia presenza, prova a sentire quello che sento io, prova ad annusare quello che è la mia fragranza, perché questo è l'essenza alla fine dell'esistenza, è
non è neanche una questione di avere una strategia per vivere meglio. Siamo a un livello superiore. Mi si sta dicendo l'esistenza è tutto qui, di qualunque forma vogliamo parlare, è molto più matematica di quanto ritieni e quindi ci vuole solo la giusta esperienza e la giusta dedizione, cioè voler effettivamente cogliere la vita sotto questo profilo e non sotto quello semplicemente umano del difficile, facile, bello e brutto. Quindi in che maniera questo aiuta chi sta ascoltando o può essere in qualche maniera utile o interessante? Come mai proprio questo messaggio? Ok, allora intanto è un messaggio di guarigione. Qui si sta proprio dicendo: spero che questo mio messaggio riesca a portare effettivamente un senso di pace dentro a chi mi sta ascoltando e riesca a dare quella sensazione effettivamente di spazio sereno entro cui uno si può esprimere e si può lasciare andare e può sperimentare se stesso. Quindi stiamo proprio parlando di qualunque tipo di situazione abbiate vissuto o state vivendo. Vi suggerisco ancora una volta di andare a vedere magari la vita di questa persona, di guardare una foto magari di questa persona e cercare proprio di chiedere a voi stessi, alla vostra parte più elevata, diciamo, no? Alla vostra parte di coscienza più connessa con tutto quello che è, di aiutarvi a incorporare di più l'energia che questa persona emanava dentro la vostra vita, perché vi può essere molto utile. E potrebbe essere anche la spalla su cui piangere che avete molto desiderato. Quindi non vi sto dicendo per forza di accendere un cero a questa persona, perché tanto comunque, voglio dire, la persona è andata, no, in sé. Però cercare di incorporare le sue energie, questo sì. Allora, studia e impara. Hai sopportato abbastanza? Sì, è proprio qui per dire, c'è, ripeto, non solo speranza, c'è proprio conoscenza. C'è liberazione che viene dalla conoscenza, oltre ai dispiaceri che hai vissuto fino ad adesso o che stai vivendo. Vatti a informare, e non significa solo fatti l'ultimo corso in auge, fatti leggere le carte o queste cose qui. Significa comincia a osservare, perché studiare e imparare non è nulla senza osservazione e pratica. Ed è proprio quello che suggerisce questo spirito. Questo spirito non si è messo qui a parlare solo di teoria, di filosofia o di scienza e a cercare di darci prove, a cercare di darci un modo di fare le cose che poi si riduca a una lista di furbizie da imitare. Ha cercato di farci percepire quanta calma e quanto veramente evolutivo sia per il nostro spirito cominciare a cambiare l'attitudine e quindi poi la prospettiva, basandoci sulla nostra maniera di sentire, neanche solo di vedere, osservare la realtà, ma proprio di sentire la realtà. Sta proprio dicendo: prova, qualunque cosa succeda, invece di giudicare che è bello, brutto o male, senti le tue emozioni sicuramente riguardo a quella cosa e renditi conto che la tua parte umana sta o soffrendo o gioiendo per qualcosa, ma poi passa subito al livello successivo e comincia a comprendere che quello che sta accadendo non è né positivo né negativo per definizione, è un momento di vita che stai sperimentando e c'è un'occasione tanto di fare male quando stai vivendo qualcosa di bello quanto di fare bene in un momento brutto. È solo che non sei allenato a percepire, a considerare questo. Vi ricordo il discorso che ho fatto prima, che sono tornata indietro, su questi ingranaggi della vita come fosse un orologio, un meccanismo di qualche tipologia che fa un suo rumore, ha un suo cliccare e questo sta a mostrarci e a darci l'indizio che ci spinge a considerare che forse c'è la possibilità in quanto meccanismo di utilizzarlo a nostro favore o comunque di non viverlo né passivamente né malamente. Ok? Quindi ringrazio Oscar e chiudo la conversazione con lui. Intanto io saluto anche voi, vi auguro assolutamente il meglio. Spero che questa lettura sia stata non solo di gradimento ma anche d'aiuto e vi do appuntamento più avanti sul mio canale con le mie letture. Ciao ciao! E ok, abbiamo ora lo spirito numero 2, mettiamo qui la runa, vediamo chi è. Ok? Chi c'è qui? Oh! La Montalcini, ragazzi! Mi fa piacere che ci sia anche una donna che parla. Abbiamo due personaggi veramente
particolari e relativamente moderni, no? Dunque andiamo a vedere questa Montalcini. Che cosa ci può portare come messaggio? Ho i brividini. Allora, cara Montalcini, che cosa hai da dirci che ci potrebbe essere d'aiuto o interessante da considerare? In che senso quella? Ok. Allora, ci parla di dispiaceri. Quei dispiaceri mi dice che ci portiamo alla tomba poi. Quindi, per esempio, quelle occasioni non vissute, quelle amicizie non approfondite, per esempio, quelle esperienze non fatte, quel tipo di percorso di cui non ci siamo fidati nella nostra vita che abbiamo scartato. Vi consiglio anche qui, come ho fatto in precedenza, come farò con tutte le letture, di andare a vedere in particolare la vita di questa persona, perché sicuramente ci sono dei riferimenti anche con quello che sto dicendo e magari vi aiuta a capire anche un po' meglio quella che potrebbe essere l'essenza alla fine di questa persona e delle sue esperienze. E mi sta dicendo, per quanto io ami la parte cerebrale di un essere umano, non posso discostarmi dall'ammettere che in realtà sia molto limitato quando si tratta di avere a che fare con gli affari del cuore. È molto diretta con gli affari del cuore. Mi è saltata fuori anche la spiegazione, se volete. Mi sta parlando proprio di quelle persone, e magari in questo gruppo ci sono o non ci sono. Con affari del cuore non è necessariamente che stiamo parlando di storie romantiche, stiamo parlando di emozioni, no? E di sentimenti. Ma mi sta dicendo, nel gruppo ci sono probabilmente molte persone che hanno avuto dinamiche sentimentali magari eterogenee, di vario tipo, o magari sempre e solo di un tipo, ma rischiano con l'attitudine che hanno in questo momento, in questa fase della vita, o che hanno comunque portato avanti fino ad adesso, di arrivare alla fine dei loro giorni con una predisposizione alla vita che sa tanto di maschile, che sa tanto di, per esempio, meglio che io dia priorità ai pensieri, meglio che io dia priorità a quello che si fa, meglio che io dia priorità alla tradizione o a quello che è etico o a quello che è religiosamente, civilmente, socialmente accettabile. Mi mostra che sicuramente si può avere una vita di successo così, ma mi mostra anche quanto sia innaturale per un essere umano continuare a mantenersi in una posizione di autodifesa continuamente. Quindi mi sta dicendo la vera energia maschile nella tua vita, la vera energia che ti può aiutare ad arrivare quindi ad avere dei risultati, questa è l'energia maschile, no? Che ti può dare salute fisica, che ti può dare relazioni stabili, che ti può dare un lavoro che ti piace, queste cosine qui. Quindi la tecnica, diciamo, che veramente può funzionare per darti la vita che desideri, non è la tecnica concettuale, cioè non si tratta di avere solo principi e non si tratta di avere solo ideali o avere modi di condursi o educazione o preconcetti. Si tratta in realtà di dare spazio alle nostre parti più umane. Proprio non c'è un modo più semplice di dirlo. Sto parlando di quella parte di noi, per esempio, che desidera piangere, o quella parte di noi che desidera avere una relazione romantica, o quella parte di noi che desidera essere arrabbiata con qualcuno. Perché mi sta dicendo, io, per quanto abbia tenuto insieme brillantemente i pezzi della mia vita, ho fatto una vita molto sola. E questa vita sola non è per me fonte di rimorso, perché comunque mi ha dato risultati e mi ha dato risultati che mi hanno resa fiera.
ma io ho sacrificato una controparte maschile nella mia vita, quindi per esempio un compagno, perché mi ero resa così maschile nella mia stessa vita che non c'era spazio per qualcuno che completasse una parte di me. Ora, non sta suggerendo di fingere di essere stupidi o di fingere di essere mancanti di qualcosa o di aspettare che le cose piovano dal cielo o di aspettarsi che per forza ce le regalino gli altri, no. Ma sta dicendo c'è veramente bisogno di trovare equilibrio. La ragione, il risultato, la scienza, lo scopo, il denaro, la forma fisica, queste cose qui non sono tutto, perché poi centrale sia come limite e come motore della nostra solitudine ci sono, solitudine intesa come solitudine umana che si percepisce nel fondo dell'animo, c'è proprio una malcomprensione dell'energia maschile. E lei dice: sono stata bravissima a incorporare, scusi un attimi, a vivere come un'energia maschile, ma non era mio compito fare l'energia maschile fino a questo livello nella mia vita. E quindi ho tagliato fuori una parte della mia esistenza che, per carità, alla fine, per quello che volevo fare, è andata benissimo così. Ma se dobbiamo parlare di una vita che, per chi sta guardando questa lettura, non è mica per tutti sta lettura, giustamente, ma per arrivare, dicevo, ad ottenere una vita che sia appagante per chi sta guardando questa lettura, è consigliabile da parte di questo spirito andare a ricalibrare l'energia del maschile nella vostra vita. Cioè, per esempio, cominciare a chiedersi: ma per esempio quando io mi comporto in questa maniera, lo sto facendo perché questo è davvero ciò che sono e non posso essere in nessun altro modo, o è il risultato di una ferita, o è che mi sto raccontando che così fanno le persone forti, o è che mi sto raccontando che ne so, tutti i possibili partner sono delle teste di cazzo, oppure mi sto raccontando che se voglio essere felice in una certa maniera devo prima raggiungere questo obiettivo, altrimenti non mi è concesso, non posso, non è normale, non è possibile essere felici. Insomma, qualunque cosa sia che facciate a livello di condurre la vostra vita, no? Lo state facendo con una attitudine che è davvero chi siete, o è solo il personaggio che negli anni si è creato al di sopra di voi in conseguenza a probabilmente qualche trauma che c'è stato, a qualche perdita, a qualche mancanza, a qualche paura, no? Perché la mia sensazione, quando attingo da questo concetto dalla Montalcini, è che ci sia una parte del suo animo che è stato messo in cambusa. È come la mia sensazione, spero la Montalcini non si arrabbi, è una sensazione di trovarmi davanti alla porta chiusa a chiave di una cantina. È fredda, umida, nessuno ci vuole andare, è buia. Quindi la chiudiamo a chiave, così non ci pensiamo più. Negli anni quella porta diventa trasparente alla mia percezione, ma è lì. E quando muoio, chi entra in quella casa dove ho vissuto troverà, osservando bene, che quella porta c'è sempre stata e l'ho tenuta chiusa, l'ho tenuta vuota. Nel mentre sono stata un'ottima persona, perfetto, ho avuto grandi risultati, perfetto, ma cosa ci potevo fare con quella cantina? Come mai l'ho tenuta chiusa? Mi faceva paura il buio? Non volevo saperne di un luogo freddo e umido? Non mi volevo impegnare a pensare come riutilizzare quello spazio? Qualunque sia la risposta e la motivazione, viene suggerito di guardare in questo senso a tutte le aree della vostra vita, perché qualche mancanza, che non è una mancanza verso gli altri, è una mancanza verso voi stessi, una cosa di cui vi potreste pentire poi, c'è. E quindi in questo caso questo spirito sta dicendo: sì, anch'io ho avuto una grande vita, però se dobbiamo mettere i puntini sulle i, c'è una zona che io ho ignorato, come la cantina nell'esempio. Quindi a questo punto viene necessario chiedere: ok, qual è allora la correlazione con chi sta guardando? Cosa che vuoi dire? Sii generoso.
Allora ragazzi, la generosità è una questione di cuore. Tutti saremmo generosi se avessimo avuto esperienze sempre di un certo tipo, esperienze salutari per esempio, esperienze di emotività equilibrata sin dal primo giorno su questa terra. Col tempo, siccome questo non avviene, la generosità va a farsi friggere. Perché? Perché è espressa attraverso il centro energetico del cuore, il chakra cardiaco per dirne uno, il timo per dirne un altro. E non è possibile essere generosi quando siamo impegnati a non farci portare via niente dalle mani. Non è possibile essere generosi quando abbiamo paura. Non è possibile amare quando non riusciamo ad essere generosi. Perché l'amore è un atto di generosità, non è un atto di compravendita, ok? Compravendita, no, compravendita, scusatemi. Quindi c'è veramente un suggerimento qui da parte di questo spirito di dire esercita il cuore, perché non lo stai esercitando neanche un po'. Sei tutto focalizzato sul maschile, sei tutto focalizzato sul utilizzare la mente, utilizzare la ragione, utilizzare la tecnica, la pratica, il metodo, la conoscenza, le parole, le azioni. E il resto? E il resto, che è la vera parte umana, dove la lasci? Quando l'intuito parla, tu ascolta. È proprio una maniera anche per dire ti può migliorare la vita se ti metti ad ascoltare un po' di più le tue emozioni, il cuore, i bisogni. Certo non sarà piacevole passare prima attraverso magari una fase di spurgo in cui dobbiamo andare a lavorare sulle nostre limitazioni emotive, ma poi ci guadagniamo veramente la capacità di fluire con un'energia che non è maschile, ma è femminile e ci dà non solo risultati, ma anche soddisfazione, nel senso di riempimento emotivo totale. E qui infatti vedete si sta andando dal maschile, che era qui sopra, che era la tematica di cui ho parlato fino ad ora, al femminile, che è qui sotto. Ok, quindi qual è il terzo messaggio chiaro? Fa attenzione a ciò che desideri. E da una parte una frase detta per dirvi attenzione, perché se desideri come ho desiderato io un certo tipo di vita, questa si avvera, però a discapito di cosa? Però quello che sacrifichi ti va bene? E dall'altra parte c'è proprio il bisogno di dire sottoponi ad attenzione ciò che desideri. Cioè, per favore, dai valore a quello che desideri. Apri comunicazione con te stesso, ascolta l'intuito, apri il cuore, sii generoso, comincia a rapportarti con l'esterno. Comincia ad esplorare la tua capacità di amare. In generale, l'amore non è solo romantico, ok? Come la generosità non è solo monetaria. Come la paura non è solo reale o immaginata, esiste anche la paura esistenziale, ok? Quindi, con questa serie di suggerimenti, mi viene a dire quasi di spintarelle, no? E di esperienza personale che la Montalcini mette a disposizione di chi sta ascoltando, io mi auguro che insomma in qualche maniera ne possiate ricavare qualcosa di utile anche per voi. Io vi ringrazio di essere stati qui, ora chiuderò la conversazione con questo spirito, io vi auguro di rivedervi assolutamente più avanti sul mio canale con le prossime letture. Ciao ciao! Bene, ora siamo allo spirito numero 3, mettiamo la runa qui e andiamo a vedere chi è questo spirito. I primi due sono stati pazzeschi. Cleopatra. Come ho suggerito a tutti, andatevi a vedere la storia personale di queste persone. Andate a vedere se magari qualcuno ha anche scritto qualcosa riguardo il personaggio, non solo la persona, cioè proprio quello che è stato magari il contesto che ha creato questa persona, le motivazioni che questa persona aveva, magari se ha lasciato scritto qualcosa o se ha detto qualcosa di particolare, ok? Perché vi può veramente aiutare anche a capire il messaggio. Dunque, Cleopatra, qual è il tuo messaggio? Di che cosa vuoi parlare? A chi sta guardando? Ok.
parla di lotte, di intuito e di perdita. Dunque, indubbiamente questa Cleopatra ci sta parlando di quanto sia stato importante nella sua vita appoggiarsi non solo alla conoscenza, no? Quindi all'uso di varie lingue, per esempio, alla conoscenza politica, ai vari interessi che questa persona ha avuto in vita, perché se andate a studiare un po' il personaggio riuscite a capire che veramente era una persona dagli infiniti interessi e delle grandi capacità mentali. Era però soprattutto una persona, anche in quanto donna, ma voglio dire, non è scontato che se sei donna sei per forza in grado di fare quello che ha fatto Cleopatra. Però era una persona veramente in grado di navigare in qualunque tipo d'acqua. E questo era perché lei, da quelli che sono gli scritti e da quello che è rimasto del personaggio, aveva la capacità di percepire che aveva davanti con chiarezza e quindi possiamo anche dire di manipolare, se era necessario, ma riusciva a entrare in contatto diretto con la persona, a un livello proprio personale da quasi subito, quindi la persona si sentiva compresa, più rilassata e si riusciva a trovare un accordo, si riusciva a legare su un altro livello, anche quando si parla di altre persone potenti dei suoi tempi, anche quando si parla di possibili avversari, anche quando si parla di situazioni magari un po' problematiche come nel caso di guerre, invasioni e quant'altro. Sta parlando di queste cose e vi dirò, alcune le ho lette, altre no. Sta parlando di queste cose soprattutto in riferimento a quello che è stato il modo in cui è arrivata al potere e la sorta di progettazione interiore che lei ha avuto dall'inizio riguardo quello che sarebbe dovuto essere il suo percorso, cioè il suo ruolo come sovrana e come figura di quella zona proprio fisica, quindi stiamo parlando dell'area su cui regnava, sull'area geografica, e aveva un'idea è molto particolare, come la esprimo? È come se avesse saputo dall'inizio, non tanto che era destinata, ma che sarebbe aspettato a lei, perché ne aveva le capacità, comportarsi in un certo modo e condurre il suo paese in un certo modo, purché il paese riuscisse ad avere il successo e riuscisse ad uscire da qualcosa che sembrava come un imbuto della rovina, mi sta dicendo. Io a questo punto, ragazzi, non ne so abbastanza voglio dire, da essere supportata a livello di conoscenze storiche fino al dettaglio. Sto dicendo quello che mi dice lei. Il fatto è però in tutto questo che nonostante il grande sentire dato dall'intuito, la grande conoscenza data dallo studio e l'intelligenza di natura, c'era una parte di lei che era assolutamente umana e che lei nutriva attraverso, per esempio, mi dice la sensualità e sessualità. Quindi immagino che era anche un altro tipo di civiltà, quella egizia. Immagino che fosse normale per lei attingere da questa energia con conoscenza, cioè può essere che magari non vivesse il sesso come viviamo noi nei giorni moderni, no? E quindi fosse più libera, oppure può essere che unisse nelle sue pratiche personali, spirituali, anche il sesso, integrando le due cose. Può essere che riuscisse a sentirsi appagata solo usando dei profumi, dei vestiti particolari, dei cosmetici, perché comunque gli egizi
usavano i cosmetici alla grande, e mi sta parlando di questo non come parte della sua vita da utilizzare per raggiungere gli scopi che desiderava a livello politico, a livello di sovrana. Mi sta parlando di questo come una dimensione altamente privata. Nessuno aveva accesso a questa parte di lei. Era il rapporto con se stessa, era la capacità di conservare la femminilità nonostante la posizione altamente maschile che rivestiva nella sua vita, con il suo ruolo. E mi sta facendo intuire quanto questo sia comunque parte di anche la cultura che l'ha portata a essere chi era, e mi viene detto chi è venuto prima di lei le ha insegnato questo, e sto parlando proprio di donne, quindi mi sta veramente facendo percepire il potere delle donne. Sento un odore di, non so definirlo, sembra incenso caldo, nel senso è un odore quasi oleoso, probabilmente sarà stato qualcosa che utilizzava, non è particolarmente piacevole come uno si aspetterebbe. Non lo so, mi sembra di percepire quasi il caldo della sabbia, probabilmente è una cosa che, non la sabbia del deserto, una sabbia come da polvere quasi, no? Quindi non lo so come mai percepisco questa roba, però la percepisco quando io mi connetto a questo suo messaggio che dice c'è una parte privata che ogni persona dovrebbe conservare dentro di sé, la parte femminile. Non significa che non la si può condividere nel momento necessario con l'esterno, ma in quanto diretta connessione con il nostro intuito, la nostra intimità proprio come individui, perché ogni spirito che genera una persona è a sé stante, è individuale, è unico. E quindi mi sta dicendo questo rapporto di grande successo nella vita non è possibile se uno non ha un rapporto di grande intimità con se stesso, se non riesce a comprendere veramente la profonda importanza dell'accettare se stesso come essere sensuale, come essere sessuale, come essere delicato, come essere che ama l'essere fisico, e come essere che vede come una potenza divina la propria individuale parte spirituale. Sono molti concetti qui insieme, non è così facile da comprendere esattamente dove va a parare, però sta parlando di questo, sta parlando di quanto è utile veramente, se di utile vogliamo parlare, perché qui mi sta parlando del piacere in realtà, di andare a sviluppare questa parte di noi. Però se poi ci vogliamo trovare anche l'utilità, mi dice vabbè, non sai quanto, voglio dire, sia impossibile sviluppare tutto quello che vogliamo nella nostra vita senza sviluppare noi stessi in questo senso, in questa dimensione. Quindi è probabilmente un suggerimento per chi sta guardando, per noi, per togliere ogni dubbio. Chiediamo, cara Cleopatra, come mai questo messaggio ti sta osservando? In che modo può essere utile? Perché? Fa le cose a modo tuo. Chi meglio di Cleopatra ci può dire di fare le cose a modo nostro? Ripeto, andate a studiare la sua storia. Ha sicuramente fatto le cose a modo suo. Ed è stato possibile probabilmente perché non ha mai disconnesso se stessa da se stessa. Non se stessa solo come donna, se stessa proprio come anima. E qui non stiamo solo sul spirituale, sulle meditazioni, queste cose qui. Stiamo proprio parlando della profonda unione, che probabilmente è parte della cultura egizia dell'antichità, tra l'essere fisici e l'essere spirituali. Io purtroppo, ragazzi, non ho la visione del mondo per adesso, del mondo spirituale intendo, tale per cui mi è facile comprendere esattamente, per esempio, come si potrebbe andare a sviluppare questo tipo di dimensione, no? Vedo solo grande cura del corpo in sé, grande amore, vedo che mi sta mostrando di, per esempio, toccare le proprie braccia, il proprio corpo delicatamente, pensando di rivolgergli, per esempio, amore, come farebbe un amante, ok? Sì, ci sta anche l'idea magari della masturbazione, ma non è quello. È proprio il contatto fisico, è proprio ristabilire la parte fisica di noi stessi come in realtà manifestazione della divinità, come la nostra parte spirituale. Forse è proprio questo il succo. Valuta ogni possibilità. Quindi sta suggerendo di sperimentare.
sta suggerendo di guardarci intorno e ovviamente non intorno nel mondo esterno e basta, ma proprio di farci una lista magari mentale, di sperimentare anche e vedere quello che funziona per noi, per andare a sviluppare questa parte di noi. Mi viene detto anche sì, curioso, sì, come i bambini che provano e poi vedono quello che funziona, anche senza motivo. Chiediti cosa è importante per te. Ok, mentre lo fai, per esempio mentre cerchi di ristabilire un contatto con la tua fisicità, chiediti: è davvero importante per me, che ne so, sentire che la vita mi circonda, mi sostiene? E prova magari a sperimentare dandoti un abbraccio. Chiediti: a me cosa interessa? Avere calma, tranquillità, una sensazione di agiatezza? Magari prova a cambiare la tua casa in questo senso. Prova a cambiare i vestiti che indossi. Prova a generare una routine per te piacevole. Può essere una cosa molto semplice, tipo accendi una candela per ogni stanza senza che prenda fuoco la casa, giustamente. Cerca proprio di creare quello che per te è importante per sentirti bene dentro le tue ossa, nella tua vita umana. Quindi io spero in qualche maniera di essere stata chiara, d'aiuto e di sostegno, e adesso andrò a chiudere la conversazione con Cleopatra appena ci salutiamo. Io intanto vi do appuntamento sul mio canale con le prossime letture e vi auguro assolutamente il meglio. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao. Ok, ora parliamo con il quarto spirito, mettiamo qui la runa, andiamo a vedere di che si tratta, con chi stiamo parlando. Con Montagnier. Su 4 spiriti 3 sono in realtà moderni, contemporanei più che moderni. Ok, allora, caro Montagnier, grazie della presenza. Andiamo a vedere di che cosa ci vuoi parlare, in quale maniera il tuo messaggio ha valenza per chi sta guardando questa lettura. Interessante come immagine. Come mai questa sfera? Ragazzi, questo sembra più un messaggio collettivo, gli altri erano molto dei messaggi individuali, questo sembra quasi un messaggio collettivo, cioè una sorta di monito o preannunciazione di qualcosa. Può essere anche individuale effettivamente, però visto con chi stiamo parlando, allora provo prima a dare il messaggio quello generale, ok? Per la collettività, poi andiamo a vedere se esce qualcosa di più personale, diciamo, per voi che state guardando. Allora, mi sta dicendo come prima cosa, il momento in cui si va a risvegliare la coscienza collettiva a livello di rendersi conto di quello che è successo negli ultimi anni e aprire gli occhi e liberarsi dai condizionamenti che ci sono da una vita, da quando l'umanità è proprio esistente. Quel momento è vicino. Ragazzi, attenzione, perché poi vicino e lontano per chi è morto è veramente molto relativo. Però dice, i tempi cominciano ad essere maturi e c'è la possibilità che chi pensava di avere la vittoria in pugno in realtà si accorga di aver camminato su acque profonde in cui sprofonderà molto presto. E quindi mi viene detto, questo è un momento in cui si aprono diverse possibilità, un momento in cui la verità veramente ti casca sulla testa come un fulmine che ti colpisce nel bel mezzo di una tempesta e non c'è più il paradigma che c'era prima, non c'è più... Mi continua a parlare di un progetto, non c'è più un progetto che arriva a termine come doveva arrivare prima, quindi io penso che qui stiamo parlando proprio
di quelle che alcuni chiamano teorie da cospirazione, voglio dire, però qualunque siano le vostre credenze, non vado a indagare, comunque quello che è il condizionamento delle forme di potere, qualunque forma di potere, è probabile che abbia un po' le gambe corte, perché mi si sta dicendo, pensavano di avere la vittoria in pugno, non sta accadendo. Siete veramente a un passo dal risvegliarvi completamente. Non è ancora una certezza al 200% che ci si risveglierà fino a quel punto, però vedo che è una cosa che ci tiene a dire, e la sensazione mentre lo ascolto è di qualcuno che ha già guardato avanti, ha la possibilità dal suo punto di vista di vedere molto più avanti a livello temporale e di dire alla fine va tutto bene, alla fine non è stato positivo come evento tutto ciò che è stato, però almeno il grande piano, chiamiamolo malefico, non va a buon fine. Ok? Ragazzi, non vuol mica dire che vivremo per vedere questa roba. Mi spiego? Lo dico perché non mi piace alimentare per nulla queste cose da, come dico io, da new hippie, che poi molte volte vediamo dove vanno a finire. Allora, però andiamo a livello individuale. Cioè, quale può essere il messaggio proprio nello specifico per voi che state guardando questa lettura? Allora, c'è l'arrivo di qualcosa di positivo, nel senso che siete in un momento in cui desiderate così fortemente una sorta di rinascita, risorta della vostra identità, del vostro potere personale, delle vostre abilità, anche della vostra energia interiore a livello fisico, credo. Che effettivamente quello che vi ha portato a sentire che questa nuova opportunità si sta aprendo è il fatto che comunque avete già veramente... Mi torna questa immagine dell'acqua profonda nera, tipo alto mare. Avete già navigato in acque tumultuose. Non è che c'è una regola per cui se io ci vado una volta sull'acqua tumultuosa poi non ci torno più, magari. Però mi viene detto, in questo caso hai già passato il peggio, possiamo dire. Quindi in qualche maniera marinaio esperto ci sei diventato, o sei sulla strada. Per cui c'è qualcosa di positivo che ti aspetta, ma non è il positivo che pensavi. Nel senso che potrebbe essere che sia necessario prima rivedere un po' internamente la situazione. E anche qui notate che c'è una sorta di previsione che viene fatta, quindi il messaggio non è un messaggio d'aiuto in sé, solamente almeno, ma è proprio un messaggio di preannunciazione. Vi si sta dicendo, attenzione, perché dopo tutta questa fatica non vorrei che tu pensassi che il fatto che non si materializza al 200% quello che ti eri preposto sia sintomo del fatto che anche questa volta, ancora una volta, ti trovi davanti o a un sabotaggio, o a un errore, o a quella che non è la tua strada, o la disavventura della vita, quello che è. No, mi sta dicendo, qui siamo davanti semplicemente a una liberazione vera e effettiva del tuo potere personale, un'attivazione di quello che è la tua prospettiva di vita, cioè veramente quello che potrebbe materializzare il tuo spirito su questa esistenza e oltre, seguendo esattamente quella che è la sua natura. Perciò se ha una forma diversa da come te l'immaginavi è normale, perché non eri pronto a immaginare una cosa del genere, perché non eri pronto ad essere chi sei adesso. E quindi c'è veramente una sensazione di grandezza che trasmette questo spirito, una sensazione di, mi viene a dire proprio di magnanimità, nel senso non solo di buon cuore, ma proprio di una visione a 360 gradi che mira sempre a incalzare chi è davanti, che mira sempre a sostenere, a consolare anche, a dire dai che ce la fai, a incitare. È proprio un coach questo Montagnier, per come si fa percepire qui. Quindi magari andare a vedere anche la sua vita privata potrebbe essere interessante. Io non la conosco particolarmente fino al dettaglio, nel senso so chi è, so più o meno la sua carriera, ma non so poi magari nel privato com'era, non so le sue esperienze di vita, magari nei primi, che ne so, 30 anni di vita. Quindi potrebbe essere interessante scoprire che effettivamente questi consigli, questa visione, questo suggerimento, questo modo di essere arrivano proprio dall'esperienza che ha fatto. O magari le esperienze che ha fatto arrivano da questo, da questo suo modo di essere. Quindi c'è incoraggiamento qui. Qui mi sta dicendo sì, arriva la nuova fase, arriva la grande,
non pensare che arrivi come qualcosa di plateale, come qualcosa di esagerato, nel senso, uso un esempio, magari state cercando di stabilizzarvi economicamente e avete anche magari dei buoni progetti, no? Nel senso che non fate sogni in piccolo, li fate in grande ed è giusto. Allora questo montagniere vi dice: fai bene a sognare in grande, ma non escludere che questa grandezza possa venire in modi che non ti aspetti, perché altrimenti rischi che, se punti solo a un obiettivo specifico, non riesci a vedere quanto enorme è comunque il successo in altri ambiti. Da una parte ti demoralizzi, dall'altra rischi di perdere l'obiettivo vero. E mi ripete ancora, non pensare che ne so, avere 10 case e un conto in banca da paura sia l'unico obiettivo, sia veramente ciò che ti rende soddisfatto, sia veramente il top. Perché anche se puoi raggiungerli, perché non ti sto dicendo che non li raggiungerai, ti sto dicendo che il successo è un altro, che la strada potrebbe essere un'altra, quello potrebbe essere qualcosa di cui magari strada facendo vuoi liberarti di già, perché dici, sai che forse non è proprio la mia, sai che forse ora ho altre mire, quindi nessuna disperazione, mi viene detto, ci sarà comunque una nuova fase, perché la nuova fase è apertura, sento proprio una liberazione di potere personale. Stiamo parlando di elevazione poi spirituale qui, perché non è che le parti della nostra vita siano scomposte come un meccanismo fatto di parti isolate, tutto è ciò che siamo. Quindi le esperienze che facciamo hanno la capacità di, passatemi l'espressione, no? Elevarci, cioè creare un'apertura tale per cui il nostro spirito si amplifica, attinge a nuove dimensioni di noi e dell'esterno. Quindi è molto, diciamo che siamo sulla via dell'illuminazione in questo senso. Ragazzi, lo siamo tutti, non è che se vi dico siamo sulla via dell'illuminazione, alcuni lo sono, altri non lo sono, alcuni sono già guru, altri stanno per diventarlo e tutto il resto sono dei pezzenti. No, sto dicendo che state veramente per fare un passo in più in quella direzione. Allora, qual è il messaggio direttamente da Montagnier? Ritrova il tuo equilibrio, ok? Perché dopo tutto quello che è successo è chiaro che c'è bisogno di questo. Stiamo parlando di equilibrio anche attraverso il sistema nervoso. Stiamo parlando di prenderci cura del corpo. E d'altra parte, chi meglio di una figura come lui ci può aiutare in questo. Stiamo parlando anche di, mi sta dicendo, rallenta, respira piano, perché lo stress non aiuta di sicuro nessuna malattia. Quindi se qualcuno qui sta guardando che ha qualche problema di salute, di quelli diciamo seri, sta proprio suggerendo di fare in un'altra maniera, di provare, non dico a cambiare cura, ma magari ad affiancarci qualcosa che sostenga proprio l'equilibrio interiore. Mi sta dicendo, sta parlando particolarmente dello stress. Uno stress che poi, lo sapete, si traduce in ormoni, si traduce in adrenalina, si traduce in alterazioni di qualunque tipo e si traduce anche in complicazioni. E si traduce in invecchiamento, in infiammazione, quindi ecco perché anche questo suggerimento. Prima pensa, poi agisci, ed è perfettamente in linea con questa figura. Quindi c'è proprio, come vi dicevo, un richiamarvi al riflettere su quello che è il vero obiettivo e su cosa veramente è considerato un punto d'arrivo. Quindi in qualche maniera non vi dice rallenta, ma vi dice fai attenzione ai passi, perché potresti evitarti magari di fare dei giri più lunghi, per esempio. Ok. Rimani aperto alle possibilità. Sotto alla carta che per me diceva proprio questo. Potrebbe essere che il risultato sia un altro e che sia esattamente quello che stavi cercando. E che magari lungo la strada devi ritrattare o vuoi ritrattare. Per cui credo che ci abbia proprio dato un consiglio, diciamo, un po' da papà trattino nonno, ed è esperto sicuramente del suo ambito, e io mi auguro che vi sia stato d'aiuto. Vi ringrazio di essere stati qui, vi do appuntamento con le prossime letture sul mio canale, vi auguro assolutamente tanta guarigione in ogni senso. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao!